Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video inizierò una lunga maratona per parlare delle elezioni americane che ci saranno a novembre. Come sapete, ci sono state in questi mesi le elezioni primarie del Partito Democratico e del Partito Repubblicano, dove ormai i vincitori sono Biden e naturalmente il presidente Trump. Bene, come sapete a novembre si voterà per il presidente degli Stati Uniti, ma si voterà anche per il rinnovo della Camera, che si rinnova ogni 2 anni, e per il rinnovo di un terzo dei senatori, perché i senatori sono in carica per 6 anni. Quindi si rinnova ogni 6 anni, quindi ogni 2 anni si rinnova un terzo del Senato. Ci sono 3 cicli tipicamente, 33, 33 e 34. Torniamo alle elezioni presidenziali. Come funzionano? Parliamo prima di tutto della Camera e del Senato. Il Senato è composto da 2 senatori per ogni Stato, mentre la Camera è composta da un certo numero di deputati per ogni Stato, almeno uno, in base alla popolazione. Quindi la Camera rappresenta meglio la popolazione, mentre il Senato rappresenta di più, diciamo, l'uniformità degli Stati. Quindi il Senato in generale è meno rappresentativo degli Stati Uniti, della Camera. Però il Senato è meno difficile da truccare, mentre nella Camera si possono creare dei giochetti per falsare le elezioni, di cui uno molto famoso che è il gerrymandering, che vi spiegherò magari in successivi video. Mm. Praticamente, quindi, l'elezione presidenziale funziona in questo modo. Ci sono delle elezioni locali in ogni Stato. Il vincitore di ogni singolo Stato acquisisce tutti i voti. Quali voti? Dei grandi elettori. I grandi elettori sono essenzialmente rappresentati dai 2 senatori e tutti quanti i rappresentanti della Camera, per cui ogni Stato partirà con un minimo di 3 grandi elettori. Inoltre c'è anche DC, che anche se non è uno Stato, ha 3 grandi elettori. Per vincere le elezioni devi arrivare a 270. Ci sono stati dei casi in cui chi ha superato i 270 non aveva vinto il maggior numero dei voti. L'esempio precedente è stato Trump, che ha vinto con 3 milioni di voti in meno di Clinton, ma era successo in realtà un'altra volta con Bush, nella famosa gara tra Bush e Al Gore che si è decisa con la Florida per qualche centinaio di voti. Questo nel 2000. Proviamo a fare una piccola predizione molto molto larga, giusto per darvi un'idea di cosa aspettarvi di queste elezioni, anche per farvi capire come vota genericamente uno Stato. Io partirei con gli Stati, diciamo, più sicuri, ecco, utilizzerò questa graduazione, ecco, safe, likely e Linz, che è molto utilizzata, e toss up per gli Stati che sono totalmente in bilico. Inoltre, il Maine e il Nebraska si splittano i voti, nel senso che si prendono 2 voti, cioè quelli dei senatori, per chi vince l'intero Stato, e poi un voto per ogni distretto congressuale. Perché le elezioni americane sono assolutamente maggioritarie, quindi ogni eletto della Camera vince nel proprio distretto, un po' come è successo ora in Italia, che c'è una legge proporzionale, il Rosatellum, ma con una componente maggioritaria, cioè con i collegi elettorali. Partiamo con gli stati che sicuramente verranno vinti da Biden. Biden è molto forte, il Partito Democratico, tra i neri, è abbastanza forte tra gli ispanici ed è molto forte tra i bianchi altamente educati e le minoranze linguistiche in generale. Quindi ha uno strapotere in California, ha un notevole vantaggio nell'Oregon, nel Washington, che c'è Seattle, a New York, nel New Jersey, in Connecticut, nel Massachusetts, nel Rhode Island, a DC, dove vince tipicamente il Partito Democratico con il 90% dei punti, nel Maryland, che sono essenzialmente i sobborghi di DC, nel Delaware e nell'Illinois, che c'è Chicago, e anche nel Vermont, che è lo stato di Bernie Sanders, e anche l'Hawaii. Ora partiamo anche con gli stati che sicuramente verranno vinti dal presidente Trump. Tra questi c'è l'Idaho, il Wyoming, tutti quegli stati che non possiedono grandi città e che hanno minoranze linguistiche molto basse.
le Dakota, il Nebraska, tranne il secondo distretto che è quello di Omaha, l'Oklahoma, tutto praticamente il sud tranne la Georgia e la North Carolina, il Tennessee, il Kentucky, l'Indiana, West Virginia, ma volendo è l'Utah sicuramente, ma volendo restare possiamo anche aggiungere il Montana e l'Alaska. Quindi abbiamo 109 certi repubblicani e 182 certi democratici. Sembrerebbe in vantaggi democratici, ma in realtà perché gli stati in cui ha vinto Trump ha vinto di poco. Passiamo con i likely Democrats, cioè molto probabilmente saranno democratici. In questi direi il totale del Maine, il primo distretto è safe, il secondo in dubbio. Poi likely anche il Colorado, il Nuovo Messico e il Minnesota. Anche se il Minnesota sta trendendo verso a destra. Poi bisogna vedere come i fatti di George Floyd, che è successo a Minneapolis, condizioneranno le elezioni. Adesso è il likely Trump. Il Texas sta trendendo molto a sinistra, ma secondo me ancora solidamente a destra. Però in futuro poi anche il Kansas, il Missouri e la Georgia. Che anche la Georgia trende a sinistra, ma trende sempre con una lentezza incredibile. Secondo me resterà saldamente nelle mani di Trump. Partiamo con i Linz, ma Michigan forse tornerà nelle mani della sinistra. Insomma, il New Hampshire resterà leggermente a sinistra. E anche il Virginia. Mentre il Linz per Trump abbiamo, secondo me, il secondo distretto del Nebraska, l'Iowa e l'Ohio. E probabilmente il secondo distretto del Maine. Bene. Questi rimanenti, secondo me, sono i veri campi di battaglia sui quali si giocherà l'elezione. L'Arizona, che sta trendendo tantissimo a sinistra, il Nevada, che trende un po' a destra, ma c'è Las Vegas che fa 3/4 della popolazione dello stato, essenzialmente Clark County, la contea di Las Vegas, perché l'altra grande città è Reno, il resto è praticamente deserto. Il Wisconsin, che c'è la working class bianca, però sta trendendo verso Trump. La Pennsylvania, che è stata vinta di poco da Trump e che comunque resta in bilico. La North Carolina e la Florida sono due stati in bilico per eccellenza. Tipicamente forse un po' più repubblicani, ma insomma in un'elezione resterei in questo modo. E siamo qui, 2,42 democratici, 2,05 repubblicani. Vogliamo provare a fare una simulazione? Proviamo ad andare un po' più avanti. Proviamo a segnare, ecco, a segnare gli stati in bilico da una parte. Stessa cosa per i repubblicani. Quindi poniamoci in questa situazione. Azzardiamo a fare una previsione. Secondo me la Florida e la North Carolina resteranno nelle mani di Trump. Stessa cosa il Wisconsin. Mentre l'Arizona verrà incredibilmente presa a sinistra e anche il Nevada. 2,59 e 2,59. Siamo in una situazione come il 2000. Lo stato che deciderà potrebbe essere la Pennsylvania, di nuovo. Chissà. Non mi voglio azzardare di espormi tanto perché i sondaggi tipicamente tendono in questo momento a premiare notevolmente Biden, ma dopo il 2016 preferisco non espormi troppo perché in tanti si sono esposti e poi Trump ha ribaltato nelle ultime settimane i sondaggi in modo clamoroso, riuscendo a strappare gli stati chiavi nonostante perdesse i voti totali. Dai, nel prossimo episodio proverò a spiegarvi un po' meglio la Camera e farvi una previsione di chi può vincere la Camera. Quindi iscrivetevi al mio canale, mettete like se vi è piaciuto questo format e niente, commentate e vi saluto. Ciao a tutti, bye bye!